Think of Cesare Prandelli as a player, and you think of Juventus and Atalanta. Think of him as a coach, and it's all Fiorentina. During his tenure from 2005 to 2010, La Viola enjoyed their greatest successes of recent years, qualifying for Europe 4 seasons in a row. The Florentine fairy tale saw Prandelli land Italy's biggest job. His Azzurri team were runners-up at Euro 2012, and he earned a reputation as a man of values. His players subscribed to a code of conduct and took part in social responsibility activities. Molti giocatori dove facevano magari dei falli brutti, gomitate, falli di reazione, comportamenti che secondo me sono troppo esasperati. E mi sono fatto la domanda, ma se succedesse a un mio nazionale una cosa del genere, meriterebbe di essere convocato? Allora ho parlato con i ragazzi, ho esternato questo mio modo di vedere, di iniziare l'avventura con loro, e nessuno ha contestato questa mia proposta. When Italy were eliminated at the 2014 World Cup, he immediately resigned. Mio padre mi ha sempre detto: i soldi sì sono importanti, ma è importante avere una dignità, avere una coscienza. Se la tua coscienza ti porta a prendere delle decisioni, le prendi. At the beginning of the 2021 season, Fiorentina were in trouble and asked Prandelli, 10 years on, to help them turn the tide. Quando ho accettato di tornare sulla panchina della Fiorentina c'era una situazione veramente molto, molto complicata anche a livello proprio personale. Mi sono messo sulle spalle tanti problemi, tante situazioni che avrei dovuto comunque solo fare allenatore, nel senso che non c'era una condivisione sulla progettazione, sulla programmazione. E man mano che andavo avanti sentivo sempre questo peso. Unfortunately, Fiorentina remained fallible, and the coach found that problems on the pitch were having a detrimental effect on his health. C'è stato un episodio che mi ha fatto molto riflettere, molto pensare, in Sampdoria-Fiorentina. Quagliarella fa gol e in quel momento ho avuto un vuoto dentro, mi è mancato l'aria per 3 o 4 o 5 secondi, mi sembrava un'eternità. E ci ho riflettuto, ho parlato ovviamente con le persone che sanno gestire queste situazioni, mi hanno detto che avrei dovuto staccare qualche settimana perché avevo troppa responsabilità, mi sentivo troppo coinvolto. Questo assillo mentale che tu vuoi risolvere tutti i problemi, ma per risolvere i problemi ci vuole tempo. E tutte le volte che entravo nel centro sportivo avevo questa sensazione di malessere. Vlahovic with a good touch up against Glick. Can he get a strike on goal? Vlahovic gets his first half hat-trick. Abbiamo giocato una partita dove Dusan ha fatto 3 gol, mi sembra a Benevento, ed ero molto stanco dopo la partita. E la settimana dopo era la settimana prima del Milan e tutti i giorni avevo questo pensiero. Ho detto, mi sentivo disagio e dopo la partita del Milan ho deciso. Ho detto, è arrivato il momento di staccare. Non ho avuto paura, ero molto sereno, ero molto deciso nel far questo e quindi non ho avuto nessun tipo di trauma psicologico, anzi mi sono piano piano alleggerito di tutta questa responsabilità e tutti mi dicevano: guarda, se vai da un'altra parte, non a Firenze, probabilmente ritornerai a poter fare allenatore, ma era bello pensare di aver smesso a Firenze. Cesare Prandelli hasn't wanted to take on another coaching role and instead has dedicated his time and attention to his family. But he retains his love for La Viola and his respect for men with values like Giacomo Bonaventura, Fiorentina's key player so far this season, who's also the key to their coming clash with Napoli. Clipped forward by Mandragora, that's Nico Gonzalez, here's Bonaventura! Io penso che Jack abbia dimostrato in questi anni la propria capacità non soltanto tecnica, tattica, ma anche di sapere essere un riferimento per i ragazzi. Un ragazzo che si allena sempre seriamente, un ragazzo che si adatta a qualsiasi ruolo di centrocampo e non solo, e quindi ha ritrovato
veramente una grande capacità di essere considerato un leader della squadra. Evergreen and ever classy, Jack Bonaventura. Fiorentina ha fatto grandi partite contro il Napoli. Fiorentina gioca molto bene sempre con le squadre che vogliono cercare di imporre il gioco. Ha un braccio di ferro e spesso la Fiorentina vince queste situazioni. Duncan Gonzalez! Sono due squadre molto capaci nel costruire. Quando c'è poco spazio loro ci sono dei momenti che possono essere vulnerabili, quindi sarà una partita molto aperta.